Buongiorno a tutti, siamo qui con Elvis Malai, autore di Dal tuo terrazzo si vede casa mia. Partiamo dal titolo. È un titolo che in 7 parole sembra condensare in sé tutto il significato del libro. Come è nato? Ci puoi spiegare qualcosa di più? Il titolo, Dal tuo terrazzo si vede casa mia, è la frase che dice il protagonista dell'ultimo racconto ha la sua dirimpettaia di base, perché lui è ritrovato ad essere entrato nella casa sua per un motivo anche diciamo positivo, in un certo senso, che c'erano i fiori che stavano passando e lui è entrato lì per andare a innaffiare i fiori. Solo che lui pensava che non c'era nessuno dentro quella casa e invece viene fuori che c'era la sua vicina, e solo che stava dormendo, e alla fine si trova con questa persona che non conosce effettivamente, perché sono vicini, ma molte volte i vicini manco li conosciamo, no? Nella vita di oggi che è tutto di fretta, tutto di corsa, e non abbiamo neanche il tempo di conoscere i vicini. Quindi si trova con uno sconosciuto in casa, e lui, per convincerla che lui non è lì un ladro o non è lì perché vuole rubare, eccetera, eccetera, dice che dal tuo terrazzo si vede casa mia, dice, per convincerla. Ed è una frase molto ingenua, genuina, che lui però dice sinceramente, e lei rimane perplessa, ma e allora? Quindi dice cosa vuol dire? Ma a parte questo, diciamo, il titolo rappresenta anche un po' non solo queste due case che si vedono l'una dal terrazzo dell'altra, ma anche la posizione che c'è un po' tra Italia e l'Albania, che si vede da una costa, si vede l'altra, e quindi racchiude un po' il cambio di punto di vista, il cambiamento, no? Andare dall'altra parte e osservare verso casa tua, che è un po' anche con osservare te stesso, in un certo senso. C'è un racconto nel libro Il televisore in cui sembra esserci uno scontro generazionale fra lo zio e il nipote. Com'è il rapporto fra generazioni, fra gli albanesi immigrati in Italia? Lo scontro generazionale c'è sempre, non solo fra gli immigrati albanesi in Italia, ma c'è stata una cosa che c'è stata, continuerà ad esserlo, no? La generazione che vuole rompere con la precedente, che lo vuole superare, che vuole andare oltre. E, e quindi qua ci sono un po' di contrasti tra i genitori e i figli, magari, che sono ormai immigrati di seconda generazione, e che non si sentono in un certo senso diverso dai loro coetanei italiani, quindi sono dei ragazzini, dei ragazzi, dei giovani qualsiasi, e invece i genitori magari sono ancora un po' più radicati nella loro vita passata, nella loro educazione, nella loro crescita che hanno avuto magari in Albania, e quindi c'è questo un po' scontro, ma viene superato, no? Alla fine, dopo uno scontro c'è sempre un risultato, ci si viene incontro e si cerca di capire, i genitori e anche i figli devono capire i genitori, in un certo senso. Il libro è scritto in italiano, eppure sei arrivato in Italia a 15 anni, quindi l'italiano non è la tua lingua madre. Ci puoi spiegare qualcosa del rapporto con le due lingue, l'italiano e l'albanese? L'italiano è la lingua in cui scrivo perché alla fine sono diventato lettore leggendo in italiano, quindi la lettura si è avvicinato a me in un periodo particolare, quindi in quel periodo mi trovavo in Italia e alla fine sono diventato lettore leggendo in italiano, di conseguenza forza maggiore è diventata quella la mia lingua scritta, anche se poi non si può sottovalutare la lingua che ho parlato, no? Quindi per 15 anni ho parlato l'albanese, ed è rimasto, quindi c'è un po' latente, nascosto sottoterra l'albanese che a volte viene anche in superficie. Non parlo solo di tutte le frasi che ci sono in albanese, ma anche alcune espressioni, alcune modo di raccontare, di scrivere che sono in italiano corretto, però si sente una influenza dell'albanese. Essere albanese è parte dell'identità dei tuoi personaggi, eppure non sembrano essere un elemento determinante nella percezione che hanno di sé. Ma ciò è diverso per molti degli italiani che incontrano, che
non riesca invece mettono il colore della pelle o la provenienza geografica al primo posto. Secondo te possiamo fare qualcosa per cambiare tutto questo? Assolutamente possiamo fare tanto, anzi dipende da quello che faremo noi, come andranno le cose in futuro rispetto a tutte le problematiche che ci sono sull'immigrazione, eccetera. C'è da capire che prima di tutto c'è l'identità della tua nazione, l'identità della tua provenienza, ma prima viene la tua identità personale, tu individuo singolo, quindi uno ha tante identità e quella è solo una, e non è detto neanche che sia la più importante, no? Quindi tu sei ciò che tu senti di essere, non dove sei nata, da dove provieni o il colore della tua pelle. E quindi tutto parte dal capire questo. La letteratura albanese in Italia conosciamo ancora molto poco. Ci sono due autori contemporanei, secondo te, che ci consiglieresti di leggere o che vorresti che fossero tradotti? E sì, Dritero Agoli è uno dei scrittori che non è tradotto in Italia, o almeno mi risulta pochissimo, cioè è tradotto sulle poesie, invece sulla narrativa non c'è tradotto niente. Lui è uno scrittore che apprezzo tanto, che mi piacerebbe vedere tradotto in italiano. Poi un altro scrittore albanese che mi piace è Gazmend Kaplani, che cioè, senza però, lui è stato pubblicato in Italia e la cosa mi fa molto piacere. Infatti è anche venuto al Festival di Mantova un paio d'anni fa. Infine, un'ultima domanda che stiamo facendo a tutti gli autori del festival. Qual è il libro più divertente che hai letto? Il libro più divertente, che per me equivale anche a quello che mi ha appassionato di più, è La vita davanti a sé di Roman Gary. Grazie mille per essere stato con noi.